Cari amici, bentornati per l'ultima di queste 6 lezioni sul Seicento inglese, le lezioni in cui ho cercato di illustrarvi l'affermazione del parlamentarismo inglese, della monarchia limitata, della monarchia costituzionale e anche del capitalismo in Inghilterra. È straordinaria, io sono davvero affezionato alla mia gattona Sophie che morde, certo non è molto desiderosa di aiutarmi in queste video lezioni. Guardate com'è diventata bella, ormai ha quasi 4 anni, vedi? Sophie saluta i nostri ascoltatori. È bellissima questa Sophie. Allora, abbiamo visto l'altra volta, vi ricordate, abbiamo lasciato un po' a metà la vicenda di Giacomo II e dei suoi tentativi di ripristinare il cattolicesimo e l'assolutismo in Inghilterra, schiacciando i poteri del Parlamento. Che cosa era successo? Giacomo II ne aveva combinate veramente di tutti i colori, apertamente appoggiando la restaurazione cattolica. Tuttavia il Parlamento e le forze protestanti in generale in Inghilterra non si erano mosse, perché comunque Giacomo II continuava nei suoi proclami, nelle sue affermazioni di sottomissione da parte di tutti i membri del culto inglese al Papa, però non controllava l'esercito, quindi tutti i suoi tentativi, ecco, di assolutismo erano un po' comici, restavano lettera morta. Però ricordate, ci fu poi un avvenimento che spinse invece, va bene Sofì, ti lascio andare, che spinse invece il Parlamento e le forze protestanti a reagire e a scatenare la seconda rivoluzione inglese. Che cosa succede? Ricordate, Giacomo II ha un figlio dalla sua seconda moglie. Ho scritto 2, secondo matrimonio, dalla sua seconda moglie che è una principessa cattolica. Questo figlio, Giacomo Edoardo, neonato, appena nato, nel 1688, chiaramente sarebbe stato educato come cattolico. E quindi che succede? Succede che si crea una linea di successione di Stuart cattolici. E invece il Parlamento fino ad allora aveva sopportato le iniziative di Giacomo II perché aveva fatto questo ragionamento. Giacomo II è anziano, è malato, morirà, dopo la sua morte chi salirà al trono? Salirà al trono Maria e poi sua figlia minore Anna, cioè le figlie, attenzione, del primo matrimonio di Giacomo II. Queste figlie del primo matrimonio di Giacomo II, Maria e Anna, erano protestanti e quindi ci sarebbe stata una successione protestante, capito? Invece il figlio del secondo matrimonio, Giacomo Edoardo, figlio di Giacomo II, sarebbe stato cattolico, era ancora un neonato, ma sarebbe stato sicuramente cattolico e quindi impedisce la successione protestante di Maria ed Anna, perché pur essendo nato molto tempo dopo di loro, lui le scalza dalla successione, in quanto lui è un maschio e quindi ha diritto a succedere sul trono prima delle figlie femmine, nonostante sia un prodotto, diciamo così, del secondo matrimonio. Allora, questa successione protestante non viene accettata e il Parlamento inizia a pensare ad un'altra soluzione, cioè inizia a pensare, come qualcuno aveva pensato, ricordate, già prima che Giacomo, apertamente cattolico, salisse al trono, iniziano a puntare alla successione di Maria e poi di sua sorella minore Anna, cioè il Parlamento inizia a pensare di violare contro ogni legge, contro ogni consuetudine, le leggi di successione, eliminando dalla successione il figlio di Giacomo II cattolico per far salire al trono Maria, sua figlia di primo letto protestante. Il Parlamento punta
su Maria, figlia di primo letto, protestante, anche perché Maria, attenzione, aveva sposato, ci ho messo un cuore, vedete? Niente meno che Guglielmo III d'Orange. Guglielmo III d'Orange era un personaggio importante, un grande guerriero, lo Stadtholder dell'Olanda, il capo militare dell'Olanda, delle Province Unite. E allora Maria è una garanzia anche perché il marito è il capo militare dell'Olanda, potenza protestante come l'Inghilterra. Il Parlamento si rivolge direttamente a Guglielmo III d'Orange e gli chiede a Guglielmo III d'Orange di intervenire militarmente in Inghilterra, di invadere l'Inghilterra per cacciare Giacomo II e regnare insieme a sua moglie Maria. Questa è la seconda rivoluzione inglese. Attenzione, Guglielmo III d'Orange accetta a condizione di poter regnare paritariamente. Lui non vuole fare solo il principe consorte, il marito della regina, vuole essere considerato re paritariamente alla moglie Maria. Il Parlamento accetta questa condizione, Guglielmo III d'Orange sbarca con il suo esercito in Inghilterra il 5 novembre 1688 e punta verso Londra. Giacomo II che fa? Non può difendersi in alcun modo, l'esercito risponde al Parlamento e non a lui, e quindi Giacomo II decide di scappare e di andare in esilio. Questa rivoluzione quindi si conclude in maniera incruenta nel febbraio 1689. Vedete perché si dice che la seconda rivoluzione inglese avviene nell'88-89, sbarca Guglielmo d'Orange nell'88, però è all'inizio dell'89 che William e Mary, Guglielmo e Maria, vengono incoronati paritariamente re d'Inghilterra, col nome di Guglielmo I d'Inghilterra e Maria II d'Inghilterra, che vuol dire paritariamente. Il re, che sia un maschio o una femmina, il re d'Inghilterra, il re o la regina, hanno come principi consorti il marito o la moglie. Per esempio, la recente regina Elisabetta II, è lei la sovrana, è solo lei il sovrano d'Inghilterra. Il marito, ricordate, il principe Filippo, è solo il principe consorte. Allo stesso modo, Guglielmo III non era lui il re, la regina era Maria, Guglielmo III era solo il principe consorte. Per una sola volta, si fa un'eccezione. Invece di esserci un unico sovrano, Maria e Guglielmo vengono dichiarati sovrani contemporaneamente, due re con gli stessi poteri. Ci sono proprio due troni accanto, uno accanto all'altro, dove si siedono. È proprio l'unica eccezione nella storia inglese. Quindi la seconda rivoluzione inglese si è svolta senza neanche una battaglia. Giacomo II è scappato, per questo viene chiamata anche Unbloody Revolution, cioè rivoluzione senza sangue, ma anche Glorious Revolution. La storiografia inglese ha sempre pensato che la seconda rivoluzione inglese sia stata qualcosa di straordinario, di risolutivo, di positivo, mentre la prima rivoluzione inglese avrebbe combinato soltanto disastri. Questo magari non è del tutto giusto. È così. Tra l'altro, questa rivoluzione non è propriamente senza sangue. Noi abbiamo già detto, parlando delle guerre di Luigi XIV, durante la guerra della Lega d'Augusta, Luigi XIV, pochi mesi dopo, fece sbarcare il re deposto, Giacomo II, in Irlanda, dove si proclamò re d'Irlanda, di Scozia e d'Inghilterra. Quindi il nuovo re, Guglielmo III d'Orange, dovette affrontare in battaglia in Irlanda Giacomo II e lo sconfisse presso il fiume Boyne. La battaglia presso il fiume Boyne mise fine per il momento, per un paio di secoli, alla velleità dell'indipendentismo irlandese. Questa battaglia viene rievocata anche attualmente. Voi sapete che c'è una situazione molto difficile in Irlanda del Nord, nell'Ulster, c'è l'unico pezzo dell'isola d'Irlanda che è rimasta parte
parte del Regno Unito, perché ci sono molti più protestanti rispetto al resto dell'Irlanda, che è diventata una repubblica indipendente, no? Eire. Allora che cosa succede? Si fronteggiano, purtroppo in passato si sono fronteggiati anche con le armi, e i cattolici e i protestanti che assumono questi due nomi, cioè i cattolici dell'Irlanda del Nord, dell'Ulster, che vorrebbero fare la secessione dal Regno Unito e unirsi alla Repubblica d'Irlanda, sapete come si fanno chiamare? Vengono chiamati usualmente Giacobiti. Giacobiti perché? Perché loro ovviamente stavano dalla parte di Giacomo II, che si proclamò cattolico, che si proclamò sovrano di Irlanda e poi fu sconfitto. E quindi nel corso dei secoli, non solo adesso, i cattolici irlandesi anti-inglesi, in particolare quelli dell'Ulster che vorrebbero appunto riunirsi alla Repubblica d'Irlanda, vengono chiamati Giacobiti. E sapete invece come vengono chiamati i protestanti dell'Irlanda del Nord, che non vogliono la secessione, vogliono restare all'interno del Regno Unito proprio perché sono protestanti? Vengono chiamati orangisti, dal vincitore della battaglia Guglielmo III d'Orange. Ogni anno, nell'anniversario della battaglia del fiume Boyne, cioè proprio il giorno della battaglia, gli orangisti protestanti, che vengono chiamati anche unionisti perché vogliono appunto restare all'interno del Regno Unito, fanno una manifestazione in cui ricordano e esaltano la figura di Guglielmo d'Orange e la sua vittoria sul fiume Boyne. Questa, diciamo, è una curiosità in più. Quindi vedete che c'è una coda sanguinosa a questa rivoluzione. Certo, la battaglia non avviene, lo scontro non avviene quando Guglielmo III Orange sbarca in Inghilterra e occupa Londra, ma avviene poco dopo in Irlanda, perché Giacomo II si era impossessato dell'Irlanda con l'aiuto della Francia e Guglielmo III deve andare in Irlanda a sconfiggerlo, quindi non è completamente vero che si tratta di una rivoluzione senza sangue. Qual è l'assetto costituzionale dell'Inghilterra dopo la seconda rivoluzione? Viene emanato un famosissimo documento considerato, forse in maniera esagerata, l'atto di inizio o comunque un atto fondamentale dell'inizio della democrazia moderna, il Bill of Rights, la dichiarazione dei diritti, il documento dei diritti, Bill of Rights, 1689. In realtà il Bill of Rights istituisce la democrazia moderna, sì e no. Il Bill of Rights in realtà è molto timido, se lo leggete dice e non dice, è piuttosto contorto. Dal Bill of Rights comincia la democrazia parlamentare moderna, ma in che senso? Bisogna vedere l'inizio della democrazia moderna in Inghilterra prendendo sia il Bill of Rights sia dei documenti successivi che scaturiscono sempre dalla seconda rivoluzione inglese. Successivamente il Parlamento prese più poteri, cioè il Bill of Rights ha una grande funzione simbolica, però il Bill of Rights va visto, ripeto, in continuità con successivi documenti, atti che anche in base alla common law precisarono e ampliarono ben dopo il Bill of Rights quello che c'era scritto nel Bill of Rights. I due gruppi principali in Parlamento, vedremo, erano i Tories o i Whig, oppure i Whigs al plurale è la stessa cosa. I Tories sono i conservatori. Sapete che ancora adesso i conservatori vengono chiamati Tories, per esempio Boris Johnson, no? È un conservatore, partito dei Tories. I Whig sono i liberali che adesso invece sono diventati un piccolo partito. Entrambi i partiti non volevano accettare la sovranità popolare, infatti nel Bill of Rights non si parla di sovranità popolare, come fece per esempio John Locke nei due trattati sul governo pubblicati poco dopo. Non si può neanche parlare di monarchia elettiva, cioè in base a quale principio si caccia un re e il Parlamento ne sceglie, sembrerebbe eleggerne un altro.
Che cos'è? È una monarchia che deriva dal popolo? Come si giustifica il cambio dell'ordine di successione? Com'è che Giacomo II è stato cacciato? Ma oltre ad aver cacciato Giacomo II, voi dite sì, ha infranto tutte le leggi, eccetera, ma scusate, attenzione, anche suo figlio appena nato, Giacomo Edoardo, che non aveva fatto niente di male e che avrebbe avuto diritto al trono, viene eliminato. Avrebbe diritto di prendere il trono prima di Maria e di Anna. Ma cos'è? Una monarchia scelta dal Parlamento? No. Scelta dal popolo? No. Il Bill of Rights non dice queste cose. Il Bill of Rights parla solo del motivo del cambiamento dell'ordine di successione. È una soluzione piuttosto ipocrita. Il Bill of Rights parla, per giustificare il cambio dell'ordine di successione, di trono vacante. Siccome Giacomo II se n'è andato, non c'è più, allora il trono viene occupato da Maria. È una formula ipocrita. Che significa trono vacante? Il trono vacante c'è perché il re è fuggito, ma l'avete cacciato voi, Parlamento. Il Parlamento caccia il re e poi dice, guarda, chissà perché c'è un trono vacante, e quindi ci mettiamo Maria. Giacomo II non ha abdicato, è stato scacciato. Tutti pensano che il Bill of Rights giustifichi la cacciata di Giacomo II e la presa di potere di William e Mary in base al principio che un cattolico non possa governare l'Inghilterra. Non è così. Nel Bill of Rights e in nessuno dei documenti coevi c'è scritto che si impedisce a un cattolico di essere re d'Inghilterra. Soltanto 16 anni dopo il Bill of Rights sarà emanato un documento che vieta ad un cattolico di essere re d'Inghilterra. Quindi il Bill of Rights deve essere visto all'interno di una progressione di documenti. Il Bill of Rights è il primo che avvia un processo. Al Bill of Rights vanno uniti tanti altri documenti che vengono dopo. Anche l'habeas corpus, il diritto ad un giusto processo, a non essere arrestato e detenuto senza motivo, senza un processo, l'habeas corpus, che già era nella Magna Carta, molti pensano che si trovi l'habeas corpus all'interno del Bill of Rights. Non è così. L'habeas corpus è un documento separato, successivo al Bill of Rights, che viene ripristinato dopo il Bill of Rights, così come ci sono altri documenti successivi che precisano e ampliano la libertà di stampa, la libertà di coscienza, ma non c'è niente del genere nel Bill of Rights. A volte si tratta semplicemente di far decadere delle leggi. Per esempio nel 1695, 6 anni dopo il Bill of Rights, lo Stamp Act non viene rinnovato. Lo Stamp Act è una legge che imponeva la censura preventiva della stampa, quindi nel 1695 non viene più approvato lo Stamp Act e c'è libertà di stampa, ma è una cosa successiva al Bill of Rights. E molti documenti successivi del primo quindicennio del Settecento si forniscono libertà, si precisano e si ampliano i poteri del Parlamento, ma non è soltanto il Bill of Rights. La divisione dei poteri tra il re e il Parlamento all'interno del Bill of Rights è confusa, non è ben precisata. C'è scritto semplicemente che il re e il Parlamento devono dividere il potere legislativo, il potere di fare le leggi. Non è precisato quali leggi debbano approvare il re e i suoi ministri e quali il Parlamento, però nella prassi, di fatto, il Parlamento, nel corso del tempo, successivamente, assumerà il potere di fare quasi tutte, di approvare quasi tutte le leggi. C'è scritto nel Bill of Rights che comunque il Parlamento è sovrano per quanto riguarda le leggi finanziarie, le leggi economiche, e inoltre il Parlamento, almeno in parte, controlla l'esercito. Questo è molto importante. Però, ripeto, non è chiaro il Bill of Rights. La divisione dei poteri
e le facoltà di ogni potere istituzionale in Inghilterra saranno precisati soltanto successivamente in altri documenti che avranno la tendenza a maggiorare i poteri del Parlamento e dei cittadini. Ne parleremo quando parleremo dell'Inghilterra del Settecento. Si afferma la democrazia moderna, sì o no? Tories e Whigs si alternano al governo. Attenzione, anche se non c'è scritto nel Bill of Rights, non c'è scritto da nessuna parte, la prassi fa sì che ci si comporti proprio come in una democrazia liberale moderna, cioè un primo ministro Tories non può essere nominato dal re se non c'è una maggioranza Tories in Parlamento, cioè se i Tories non hanno vinto le elezioni alla Camera dei Comuni. Cioè il re non può nominare un primo ministro di uno di questi due partiti se questa non ha la maggioranza in Parlamento, come in Italia oggi e in tutte le democrazie liberali occidentali. Però tutto questo non c'è scritto nel Bill of Rights, è una prassi. Nel Bill of Rights c'è scritto soltanto che il re nomina il primo ministro. Però la prassi vuole che il re debba considerare il Parlamento, non può nominare un primo ministro che sia in contrasto con la maggioranza eletta nel Parlamento stesso. Però l'idea che il primo ministro governi insieme al re mentre il Parlamento fa le leggi e che il primo ministro può entrare in carica solo se ha la fiducia, la maggioranza del Parlamento, è proprio l'inizio della democrazia. Certo, poi tutto il resto dovrà essere perfezionato, migliorato, però siamo agli albori della democrazia liberale, della democrazia parlamentare come la conosciamo oggi. Si può dire che è stata inventata nel corso del processo rivoluzionario inglese nel secolo XVII. Questi due blocchi, Tories e Whigs, si alterneranno per tantissimo tempo al governo. Nel Settecento, nell'Ottocento, molti sostengono che la democrazia parlamentare inglese non nasce esattamente con il Bill of Rights nel 1689, cioè il primo ministro inglese nominato in base a delle regole di democrazia parlamentare sarebbe stato nominato a partire dal 1713, altri storici parlano del 1717, cioè successivamente rispetto al Bill of Rights, ma forse più tardi, quando saranno definite meglio le regole, e forse nel 1713 quelle regole che prima erano confuse verranno chiarite. E quindi si potrà dire, forse nel 1713 o del 17, comunque all'inizio del Settecento ci troviamo di fronte ad un sistema democratico parlamentare come quelli di oggi, in cui un primo ministro viene nominato solo se ha una maggioranza in Parlamento. Ci sarà una serie di primi ministri nominati nella democrazia inglese fino a oggi senza nessuna interruzione in base alla volontà parlamentare. Qual è la differenza tra Whig e Tories? Sono ricchi, vengono dallo stesso ceto sociale, in realtà in Inghilterra avevano diritto di voto in pochissimi. Il sistema elettorale poi era assurdo, irrazionale, sarà criticato anche dagli americani. All'inizio della rivoluzione americana gli americani diranno inglesi: voi dite che il vostro Parlamento è rappresentativo, ma il vostro sistema elettorale è irrazionale. Ci sono zone dell'Inghilterra che non votano, non sono seggi elettorali, ci sono zone dell'Inghilterra, i cosiddetti rotten boroughs, ne parleremo in seguito, che eleggono con pochi votanti molti membri del Parlamento. Quindi il sistema elettorale è assurdo. Ci può essere per esempio un borgo elettorale di 100.000 persone, un collegio elettorale di 100.000 votanti che elegge un solo parlamentare, e magari un borgo elettorale di poche case, 40 persone, che sempre elegge un parlamentare. In realtà gli eletti non sono minimamente in proporzione alla popolazione. I borghi putridi, i rotten boroughs, i borghi putridi con poche case in cui il signorotto locale fa eleggere suo figlio, conosce tutti gli elettori, sono pochi votanti, fa sì che il sistema elettorale sia molto discutibile. La maggioranza dei rappresentanti alla Camera dei Comuni in realtà è eletto da una minoranza di votanti. La rappresentanza non è in proporzione alla popolazione, neanche alla popolazione dei pochi votanti, quindi molti dicono, anche gli insorti d'America lo diranno, che l'Inghilterra
non è propriamente una vera democrazia, perché il sistema elettorale è del tutto sballato. Pensate che il sistema elettorale inglese sarà sanato e sarà reso proporzionale alla popolazione soltanto nel corso dell'Ottocento. Quindi chi della democrazia l'ha inventata è l'Inghilterra, però resterà poi indietro l'Inghilterra nel fare le necessarie riforme. Secondo molti storici, paesi come la Svezia o altri, già nel corso del Settecento, instaureranno un sistema democratico parlamentare molto migliore e più perfezionato dell'Inghilterra. L'Inghilterra, diciamo, inventa la democrazia parlamentare, però poi a lungo non la perfeziona, non fa nel Settecento le necessarie riforme che avrebbe dovuto fare. Tories e Whigs alternano al governo, i Tories, i conservatori, sono più favorevoli al partito del re, ai poteri del re e alla religione anglicana, la quale ovviamente sostiene i poteri del re. Invece i Whigs sono maggiormente favorevoli al potere del Parlamento, sono per limitare i poteri del re e sono più favorevoli ai puritani che agli anglicani. Queste sono le principali differenze tra Tories e Whigs. I Tories erano un po' più chiusi, erano quei proprietari terrieri che stavano partecipando solo marginalmente ai proprietari terrieri, mentre i proprietari terrieri che votavano Whig erano quelli in cui davvero nelle loro terre si stavano affermando tutti i parametri della rivoluzione industriale. Ultima curiosità, questi nomignoli Tories e Whigs sono nomi appioppati dagli avversari, se vogliamo sono nomignoli razzisti. Tory, che cosa vuol dire un Tory? Un Tory è un bandito irlandese, perché ovviamente i Tories sono favorevoli al re e alla Chiesa anglicana, che è simile alla Chiesa cattolica, e quindi Whig come prende in giro il partito avversario, i conservatori? Li chiama Tories, cioè irlandesi, così come i Tories chiamano i Whigs, e Whig significa presbiteriano fanatico, calvinista fanatico scozzese. Perché? Perché ovviamente i Whig erano a favore dei puritani, e quindi qual era il paese ultrapuritano, ultracalvinista? Era proprio la Scozia. Capite che sono nomignoli di stampo razzista in cui si usano altre nazionalità per connotare negativamente i propri avversari. Cioè i Whig chiamano i Tories irlandesi, banditi irlandesi, i Tories chiamano i Whigs scozzesi, fanatici scozzesi. In entrambi i casi vengono utilizzati denominazioni di nazionalità differenti e considerati disprezzabili dagli inglesi per insultare gli avversari. Va bene, diciamo che questa era l'ultima curiosità. Chiudiamo qui questa lezione e chiudiamo qui anche complessivamente la nostra playlist sul 600 inglese. Io spero di avervi spiegato nel migliore dei modi quel lungo processo, ho cercato di spiegarlo anche nel dettaglio, quel lungo e complesso processo che però punta sempre verso una tendenza ben precisa: l'affermazione del Parlamento, la limitazione del potere del re e l'affermazione della proprietà privata capitalistica e del libero mercato. Sono fenomeni che accompagnano la rivoluzione industriale in Inghilterra nel Settecento, sono fenomeni della massima importanza. Ricordatevi che poi in un'altra playlist io ho cercato di trattare nel dettaglio anche ovviamente la rivoluzione industriale nell'Inghilterra del Settecento e dell'Ottocento. Spero quindi che queste 6 video lezioni sul XVII secolo in Inghilterra vi siano piaciute. Ci vediamo presto e grazie a tutti e arrivederci a tutti.